5 anni fa, nel 2019, Edizioni Epoché pubblicò il mio microglossario interdisciplinare per l'intelligence delle fonti aperte. Per me il microglossario fu una scommessa ancora più grande degli altri volumi, attraverso i quali ho presentato la mia proposta di teoria generale per l'intelligence delle fonti aperte. Lo fu perché non mi risultavano tentativi di questo tipo per l'OSINT, quantomeno tentativi che mettessero al centro l'interdisciplinarietà del progetto. Certo, esisteva già il glossario intelligence edito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma certo non era dedicato a OSINT e, altrettanto certamente, aveva un'impostazione piuttosto classica, ovvero si occupava di glossare i lemmi al solo livello di astrazione dell'intelligence e in particolar modo dell'intelligence governativa. Ma fu una scommessa anche perché personalmente non avevo dimestichezza, tranne quella che può avere un semplice utente, con lo strumento glossario. Dunque già la semplice ideazione dell'assetto del microglossario fu un processo abbastanza complicato. Come mediare l'aspetto verticalizzante di un microglossario, cioè un lemmario specializzato in una particolare microlingua disciplinare, con il fondamentale aspetto invece interdisciplinare che intendevo dare all'opera. E sì, perché l'idea, sviluppata in Open Source Intelligence Application Layer, era che l'OSINT potesse arrivare a proporsi come una intelligence delle discipline per le discipline. Questo in ragione del fatto che se le discipline sono, come in effetti sono, le fonti aperte del sapere disciplinare, ovvero della conoscenza, e se consideriamo l'OSINT un'intelligence di fonti più che un'intelligence di informazioni, allora ciò giustifica pienamente l'ambizione dell'intelligence delle fonti aperte, così come declinata nella teoria generale, di essere una intelligence disciplinare. In buona sostanza, ciò che volevo fare con il microglossario interdisciplinare era realizzare uno strumento attraverso il quale OSINT potesse offrirsi come interfaccia disciplinare, ovvero come livello di astrazione in grado di mettere in comunicazione discipline anche assai lontane tra loro. Ad ogni modo, alla fine, il microglossario interdisciplinare riuscì a guadagnare un qualche posto all'interno degli scaffali che contano, al punto da essere citato anche nella pubblicazione bibliografica Leggiamo l'Intelligence, edita nel 2020 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica, all'interno della categoria Intpedia. Chiudo questa lunga parentesi giustificandola con il fatto che, ahimè, l'avvento della pandemia non ha mai più reso possibile realizzare una presentazione ufficiale del microglossario. E a questo mi sembrava giusto in qualche modo rimediare con queste poche righe. Ad ogni modo, a livello strutturale, il microglossario si presenta come una collezione di lemmi significativi in base a quanto sostenuto dalla mia proposta di teoria generale per l'OSINT, per i quali vengono offerte un certo numero di definizioni, derivate dai singoli livelli di astrazione delle varie discipline in cui vengono correntemente usati. Ad esempio, il lemma cibernetica viene definito ai livelli di astrazione generalista o della biblioteconomia, della filosofia dell'informazione, della fisica e infine degli studi di intelligence e ancora della letteratura e della teoria generale per l'intelligence delle fonti aperte. A completamento, per ogni lemma viene offerta anche una sintesi ragionata delle definizioni offerte dal database lessicale MultiWordNet. È facile immaginare quanto lavoro e quanta ricerca sulle fonti possa essersi resa necessaria per arrivare alla costruzione delle definizioni offerte dalle discipline che non sono l'OSINT. In effetti, a voler essere rigorosi,
quel lavoro avrebbe dovuto essere realizzato dai singoli esperti di dominio, di ogni singola disciplina presa in considerazione. Ma c'è da dire che la premessa era che questo era il microglossario interdisciplinare della disciplina OSINT e che ogni disciplina avrebbe potuto, forse dovuto, realizzare la propria proposta di microglossario interdisciplinare. Soltanto così, infatti, si sarebbe potuto sperare in una interdisciplinarità effettiva, concreta, attuata, e non solo in un insieme di discipline che si applicano separatamente e individualmente a costruire le definizioni dei lemmi, termini e concetti proprio appartenenti a discipline sorelle. Ma tant'è, già così il tentativo ha una sua complessità non indifferente. Ad ogni modo, la riflessione di oggi, la banale riflessione di oggi, è che nel 2019 non c'erano i prodotti cosiddetti dell'intelligenza artificiale, basati su un preaddestramento generativo. Nel 2019 infatti non c'era ChatGPT, la cui prima versione risale, Wikipedia alla mano, al maggio del 2020. Dunque la domanda oggi è: e se provassimo a far fare tutto il lavoro a un'intelligenza artificiale? Chiaramente sulla locuzione tutto il lavoro si apre un mondo di argomentazioni, ma penso avete già capito dove voglio andare a parare. Prendiamo un applicativo di intelligenza artificiale qualsiasi, ad esempio Perplexity, e proviamo a usarlo per generare un qualche tipo di glossario interdisciplinare. Questa volta però non partiremo dallo scegliere noi un campione di lemmi significativi, per i quali far generare le definizioni all'intelligenza artificiale. Lasceremo invece che sia la stessa intelligenza artificiale a suggerirci quali lemmi sottoporre a definizione per ogni singolo ambito disciplinare. Gli unici task che sono stati demandati a un'intelligenza umana sono la scelta nel modo più casuale possibile di un certo numero di discipline e poi la identificazione di cluster disciplinari che avessero un qualche remoto senso di coerenza. Sono perciò risultate 24 discipline che poi sono state raggruppate in modo del tutto arbitrario in 6 cluster principali. Da questo punto di vista, quindi, si è deciso di operare una scelta che fosse, per certi versi, quantomeno riflettuta possibile. Questo con l'intenzione esplicita di lasciare all'intelligenza artificiale, diciamo così, la più ampia possibilità di sbagliare, anche se in quanto abbaglio, cioè in quanto divergenza esplicita e sostanziale tra una interpretazione e un modello di riferimento, quello dello sbaglio è un concetto tipicamente e unicamente umano. Successivamente all'enunciazione delle 24 discipline si è proceduto con la progettazione di 2 domande, i famosi prompt, da somministrare all'intelligenza artificiale. La prima, quella propriamente finalizzata alla costruzione dei singoli glossari disciplinari, è la seguente. Genera un approfondito glossario disciplinare per X, dove la X è la disciplina che di volta in volta si va a glossare. La seconda domanda è finalizzata invece a far emergere le similitudini tra i singoli microglossari disciplinari e suona più o meno così. Trova tutte le correlazioni tra i lemmi dei glossari disciplinari allegati. Sì, il termine allegato c'è perché di tutti i microglossari generati dall'intelligenza artificiale, in questo caso si è usato appunto Perplexity, è stato realizzato un file di testo, un corpus di definizioni disciplinari che è stato poi somministrato all'intelligenza artificiale. Solo su questo corpus è stata somministrata la seconda domanda di cui sopra. Una volta fatte tutte le considerazioni del caso, prima fra tutte il fatto che ovviamente reiterando la stessa medesima domanda si ottengono risposte anche abbastanza diverse fra loro, quelli che vedete adesso scorrere in video sono i risultati offerti da Perplexity. A voler dare un giudizio, l'intelligenza artificiale riesce in qualche modo a intuire
e di nuovo il termine intuire va interpretato in senso volutamente romantico, un certo numero di correlazioni tra gruppi di discipline che possiamo definire affini. Geologia e vulcanologia, teologia e filosofia, storia e diritto. Perplexity però identifica anche la coppia geologia e teologia, per la quale ci dice che no, a parte il lemma glossario di cui stiamo parlando, non ci sono proprio correlazioni significative tra i termini dei glossari delle discipline della geologia e della teologia. Anzi, Perplexity si azzarda a ipotizzare che ciò è a causa della distanza tra le due discipline. Ma direi a questo punto un risultato sufficientemente interessante per essere nato senza alcuna pretesa di rigore scientifico in un assolato pomeriggio di noia. Ma dopo tutto questa mancanza di rigore non è affatto un male. Non lo è perché paradossalmente va proprio a simulare quasi perfettamente le prassi d'uso più frequenti. Ciò che è lecito aspettarsi di fronte a un prodotto come Perplexity o un GPT qualsiasi, che poi è la stessa cosa. E allora il pensiero ritorna alle prassi di realizzazione del mio microglossario interdisciplinare del 2019. E mi spiego meglio. Come sarebbe oggi realizzare quello stesso microglossario, avendo a disposizione Perplexity, ChatGPT e altri sistemi di questo tipo? Sarebbe più facile? Sarebbe più veloce? Sarebbe più comodo? Il microglossario sarebbe più approfondito? Conterrebbe un numero maggiore di lemmi? O un numero maggiore di definizioni disciplinari? Come per scelta nel microglossario e per necessità qui, non si è fatto ricorso a esperti di dominio umani per valutare i contenuti prodotti. È un bene? È un male? Il mio microglossario e il microglossario generato da Perplexity hanno però un punto in comune. Entrambi espongono le fonti. Perplexity, nella sua versione gratuita almeno, ha esposto sempre 5 fonti per ogni campo disciplinare, né più né meno. E questo a fronte di 24 domande, altrettante risposte, per un totale di 357 lemmi definiti, comprese le eventuali ripetizioni. I numeri assoluti non dicono molto per la verità, ma ragionando in termini di cluster disciplinari, le cose si fanno un pochino più interessanti. Mettendo in relazione il numero dei lemmi identificati per ogni cluster disciplinare con il numero delle discipline che compongono il cluster, diventa possibile in qualche modo stimare la popolosità delle definizioni per ogni singolo cluster. A sorpresa, nella parte alta della classifica troviamo il cluster delle discipline storiche. Mi passino gli storici la definizione certamente poco ortodossa. Un cluster che evidenzia 24 definizioni, una media di 24 lemmi per disciplina. Con un po' di sorpresa troviamo al secondo posto il cluster delle discipline STEM, con una media di 17 lemmi per disciplina. In ultima posizione il cluster delle discipline umanistiche, dove abbiamo soltanto 10,8 lemmi per ogni singola disciplina. Ripeto, i lemmi sono stati scelti dall'intelligenza artificiale. Certo, un approccio meramente quantitativo alla problematica non è molto soddisfacente, ma forse un po' ci informa sulla qualità, sulla popolosità, sulla estensione e sulla profondità della base di conoscenza sulla quale l'intelligenza artificiale è stata addestrata. Non so se storia e storiografia producono set di definizioni disciplinari così ampi da raggiungere il primo posto, ma forse questo si può invece sostenere per le discipline STEM, saldamente al secondo posto. Ogni altra riflessione è possibile e auspicabile, tenendo sempre conto però del fatto che quello che abbiamo appena prodotto non è un vero esperimento, ma tutt'al più un gioco. Un gioco che però è abbastanza realistico. Una prima approssimazione di questo gioco è stato il fatto di rinunciare a una revisione dei glossari prodotti dall'intelligenza artificiale da parte di esperti umani.
Questo però non ci impedisce di fare qualche ragionamento sulle fonti che sono state identificate dalla intelligenza artificiale. Non una vera e propria validazione, che, così come la revisione umana dei lemmi, porterebbe via molto tempo e allontanerebbe questo nostro gioco dall'esperienza d'uso che avrebbe un utente comune, un utente reale. Restiamo perciò, anche per le fonti, su un livello strettamente quantitativo e cerchiamo di capire dove l'intelligenza artificiale ha attinto la propria conoscenza. Proprio questo dove dovrebbe in una qualche misura essere rappresentativo della base di dati sulla quale essa è stata addestrata. Per fare questo abbiamo identificato 3 macro categorie tipologiche di fonti. La prima categoria è la fonte di tipo ente, che ricomprende tutti gli enti istituzionali, gli enti pubblici, gli enti locali, le università, i ministeri, le scuole di ogni ordine e grado e così via. La seconda categoria è la fonte di tipo enciclopedico, che ricomprende tutte le risorse che esplicitamente si definiscono tali, quindi sostanzialmente i dizionari e le enciclopedie, compresa Wikipedia. La terza categoria è la fonte di tipo altro, che ricomprende tutte le fonti che non rientrano nelle prime 2 categorie. La validazione della fonte, ai fini di un inserimento in una delle 3 categorie, è stata fatta in base alla radice dell'URL della fonte medesima. Nel senso che se un lemma è stato rinvenuto all'interno di un documento presente sul sito della Treccani, allora la fonte è stata qualificata come enciclopedica. Se lo stesso documento dell'enciclopedia Treccani è stato rinvenuto all'interno del sito di un ente, allora la fonte è stata qualificata come ente. Stessa cosa, ovviamente, per le fonti appartenenti alla categoria altro. Dunque, effettuato un banalissimo calcolo statistico di tutte le fonti offerte da Perplexity, risulta che quasi il 49% appartiene alla categoria ente, poco più del 45% è riferibile alla categoria altro e il restante 6% è riconducibile alla categoria enciclopedica. Anche qui le osservazioni possibili sono tante. Quella che salta all'occhio è il sostanziale equilibrio tra fonti di categoria ente e fonti di categoria altro, che potrebbe anche voler significare il mantenimento di un giusto rapporto tra le fonti istituzionali, quindi in una certa misura fonti che dovrebbero essere considerate ufficiali, oppure se vogliamo pubbliche per obbligo normativo, e le fonti che invece sono, diciamo così, private e che sono pubbliche nel senso della disponibilità e dell'accessibilità per scelta volontaria e consapevole della fonte medesima. Sorprende un po' forse quel 6% di fonti di tipo enciclopedico, risultato che forse può essere fatto risalire a una loro minore numerosità e perciò una minore visibilità, Wikipedia a parte ovviamente, rispetto alle altre tipologie. Chiaramente una validazione delle fonti più approfondita permetterebbe molte altre più interessanti considerazioni, ma direi che nell'economia di questo nostro gioco è più che sufficiente. Concludendo, cosa possiamo dire di questo esperimento? In primo luogo, che per essere una esercitazione realizzata nell'ambito di un paio d'ore, i risultati sono soddisfacenti, almeno considerati a un livello di astrazione generalista. Con tutta probabilità lo saranno molto meno se considerati i livelli di astrazione dei singoli esperti di dominio delle singole discipline. Di qui la domanda. L'intelligenza artificiale, o meglio i prodotti dell'intelligenza artificiale, o meglio ancora i prodotti commerciali dell'intelligenza artificiale, possono fungere da interfaccia disciplinare tra le singole discipline? Forse ancora no, o comunque non senza un enorme lavoro umano in termini di pre-processing e post-processing. L'intelligenza artificiale può fungere invece da interfaccia disciplinare tra le discipline e il contesto generalista? Forse sì, ma con qualche cautela, data la considerazione di cui sopra. E ancora, le discipline, i network di fonti disciplinari, possono usare l'intelligenza artificiale per approfondire ognuna la conoscenza dei sistemi teoretici dell'altra?
Sicuramente sì, ma solo con l'ausilio di un sistema di idonee prassi, tecniche, metodi, azioni che permettano di gestire le problematiche più evidenti. Grado di affidabilità, livelli di approfondimento, capacità di contestualizzazione, validazione dei risultati, ripetibilità e così via. E qual è la disciplina che può fornire questo sistema di prassi, tecniche e di metodi? A mio parere, ma questo non sarà una tremenda novità, è proprio l'intelligence delle fonti aperte, ovvero l'unica disciplina, nell'accezione che illustro nella mia proposta di teoria generale, che è in grado di proporsi come interfaccia tra l'intelligenza artificiale e le discipline, esattamente allo stesso modo di come è già in grado di fare tra le discipline e l'intelligenza umana. Grazie una volta di più per essere arrivati fin qui, a presto.